Salve a tutti, inizio questo video dicendo che ormai tutti parlano di salto quantico, ma credo che solo in pochi sappiano realmente cos'è. Su questo canale YouTube non ho mai indirizzato l'attenzione sul salto quantico, in quanto non mi reputo un esperto e soprattutto quello che ho letto a riguardo non mi è sembrato degno di nota. In questi anni mi sembra che la tendenza sia quella di prendere un termine bello e misterioso, appunto come salto quantico, mente quantica, risveglio quantico, legge d'attrazione, manifesting, Tesla Secret, anime gemelle, karma, frequenza miracolo, oltre il Matrix, pugno atomico rotante, così da farne titoli accattivanti e vendite da record. Ci sono decine e decine di frasi e termini utilizzati e inflazionati ormai da tutti quanti. Basterebbe scrivere un libro o fare un video miscelando termini a caso come raggiungi la tua anima gemella con la mente quantica per vendere e fare visualizzazioni. Nella quantità ci sono anche persone realmente informate che vogliono far uscire la verità o comunque la loro idea di verità, ma la stragrande maggioranza di persone è solo concentrata sul dare nozioni banali e vendere prodotti. Leggere un libro non ci farà diventare sciamani, non ci farà diventare maestri di un'arte e soprattutto non ci catapulterà nel regno quantico. Fatta questa premessa, cercherò di spiegare il mio punto di vista sul famoso salto quantico. Il nome richiama già la fisica quantistica, questa relativamente nuova scienza nata già intorno agli anni 30. In pratica, in fisica quantistica, il salto quantico è lo spostamento di un elettrone da un'orbita ad un'altra. Come se di punto in bianco la Luna, che è il nostro satellite e gira intorno all'orbita terrestre, si stufasse di noi e saltasse all'orbita di Marte o di Venere. Detto questo, come sarebbe riportabile questa teoria sul nostro piano umano? Da quello che spiega la fisica quantistica, l'elettrone salta da un punto A fino ad un punto B, quindi si parla di un cambiamento immediato, appunto un salto. L'essere umano, oltre ad essere composto della stessa sostanza dell'universo, ha in sé la grandissima qualità di essere radicato al suolo tramite le proprie credenze secolari. Spesso non è concepibile fare una passeggiata di 15 minuti perché magari ci fa fatica, ma potenzialmente ci piacerebbe fare un salto quantico anche se non sappiamo né dove né cos'è. Naturalmente, io parlo in base alla mia esperienza di vita e non voglio certo precludere a nessuno la possibilità di ritrovarsi a fare un salto quantico con lo schiocco delle dita. Per fare qualche esempio, il salto quantico nella vita reale potrebbe essere il fatto di ritrovarsi da squattrinato a ricco, da ignorante ad acculturato, da scettico ad illuminato, da malato a sano, da sovrappeso a normopeso. Tutto questo potrebbe avvenire anche all'incontrario, naturalmente. Tornando all'inizio di questo video, dove dicevo che spesso si tende a rendere più appetibile un argomento, nascondendo qualche particolare scomodo e inventandosi modi e tecniche per raggiungere situazioni in brevissimo tempo, secondo me anche il salto quantico, al di fuori di un laboratorio scientifico, non ha modo di esistere, almeno nei termini che vengono descritti comunemente. Mi correggo, il salto quantico esiste, ma la domanda essenziale che sarebbe da fare è questa: quanto dura o quanto può durare il mio salto quantico? Abbiamo detto che il salto quantico è un cambiamento di orbita e per un elettrone questo potrebbe essere relativamente immediato. Ma ad un essere umano quanto tempo può servire per cambiare la propria orbita? Mettiamo il caso di una persona in sovrappeso che ha ben chiaro il suo obiettivo di dimagrire di 20 kg. Il cambio di orbita è molto chiaro, ovvero dal punto dove si trova adesso al punto dei 20 kg in meno. Quanto può durare questo cambio di orbita? Quali difficoltà potrebbero trovarsi durante il percorso? Come sempre, si inizia da una dieta. Poi subentrano le abitudini negative, che con il giusto impegno dovrebbero venire eliminate. In circa 6 mesi si può dichiarare di aver fatto questo piccolo salto quantico. Abiti nuovi, vita migliore, più salute,
Potenzialmente nuovo rapporto con la vita sociale e autostima potenziata. Pensate bene anche a quante cose potrebbero andare storte durante questo salto però. Le abitudini sono sempre difficili da modificare. Magari lo stesso contesto familiare non appoggia il cambiamento, ostacolando le scelte alimentari, eccetera, eccetera. Pensate che un libro o un audio che promette un salto quantico riuscirebbe a far cambiare abitudini, distruggere credenze limitanti, cambiare lo stato familiare e magari farti dimagrire in una notte? Non credo proprio. Ci sono soggetti in grado di levitare nell'aria, di cambiare il proprio aspetto, di trasferire mente e corpo da un posto ad un altro. Alcuni in grado di fare viaggi astrali, altri sfruttano il potere della mente utilizzando i propri sensi sottili, eccetera, eccetera, eccetera. Gli sciamani si preparano tutta la vita per essere pronti al compito assegnato. I monaci fanno la stessa cosa, meditano ore ed ore fino a trovare l'illuminazione e molto altro. Anche le persone illuminate dei nostri tempi dedicano gran parte della vita a sperimentare e crescere. Noi, invece, tendiamo a vedere solo il risultato finale, tralasciando tutto il percorso che negli anni ha formato la loro storia. Parlando per esempio del grande Gustavo Roll, tutti cercano il segreto della quinta musicale e del colore verde, ma il suo percorso di studi e delle migliaia di sperimentazioni non interessa a nessuno. Casualmente tutti ascoltano una quinta musicale, guardano il verde, ma non accade niente di magico. Perché? Semplicemente perché senza la stessa evoluzione mentale e spirituale non siete in grado di decifrare questa formula finale. Un pochino come copiare il risultato di un'equazione matematica senza sapere però i procedimenti centrali. Non ci dobbiamo fare ingannare dai film di Hollywood, dove in un paio d'ore il protagonista si trasforma da sfigato in eroe. Questa si chiama finzione cinematografica. Un libro che adoro, nonostante la sua complessità, è Lo spazio delle varianti di Vladimir Zeland. In pratica si parla di transurfing, ovvero la possibilità che ha ognuno di noi di cambiare da uno stato all'altro, proprio come dice la fisica quantistica con il salto. Anche in questo caso la persona deve essere consapevole dello stato in cui si trova e solo dopo questo potrà scegliere la sua nuova realtà, mettendo in atto strategie di pensiero e azioni che lo faranno saltare, come dice l'autore, da un pendolo all'altro. Per chiudere, voglio dire che ogni persona, se vuole fare qualsiasi tipo di salto quantico, piccolo o grande che sia, ha bisogno di molta consapevolezza. Si devono avere chiari i nostri scopi della vita, chi siamo, quali sono i nostri pregi e difetti, lavorare costantemente sulle nostre abitudini negative e sostituirle con quelle potenzianti per il nostro benessere. Quando sapremo chi siamo e dove vogliamo andare, ci accorgeremo che il salto quantico è già iniziato e probabilmente siamo già quasi arrivati nell'orbita prefissata. Buona vita a tutti!